Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary. Oggi parlo della Irish Extra Stout che ho brassato con l'impianto Only One e di alcuni problemini che ho riscontrato. Spoiler, forse la farina è meglio usarla per fare il pane. Iniziamo con l'ingrediente base per una birra, l'acqua. Ho usato un'acqua con un profilo più spostato sui bicarbonati per contrastare l'effetto che hanno i malti scuri o comunque tostati di acidificare molto il mosto. Infatti non è raro trovarsi con un pH molto più basso di quanto si era previsto. Nel mio caso il pH di mash è stato di 5.2, quindi tutto sommato è andata bene senza usare acidi particolari. Per il grist ho usato 59% Marisotter, 31% fiocchi d'orzo, 7% roasted barley e 3,5% chocolate. Ho macinato fine come se fosse un mulino bianco e questo non ha aiutato il mash. Infatti i malti si sono spezzettati nel modo corretto, lasciando intatte le glumelle ed esponendo la parte con l'amido, almeno finché non sono arrivato a macinare il roasted barley. Infatti, nell'orzo tostato, la glumella viene praticamente carbonizzata. In questo modo il chicco, quando passa tra i rulli, esplode frantumandosi. Esplode proprio, diventa farina. Mi sono detto poco male, ma iniziamo col mash. Appena l'acqua è arrivata a temperatura, ho fatto il mash in. Il Marisotter, i fiocchi, il chocolate e la polvere di roasted barley. Ho anche messo 100 g di lolla, col senno di poi direi che magari ne serviva di più. Ho iniziato con uno step di 60 minuti a 66 gradi che a volte sforava verso i 67, poi 10 minuti a 72 e ho iniziato col ricircolo per prepararmi allo sparge. Qualche punto in più di OG non guasta mai, no? Accendo la pompa e dopo 30 secondi perde il tiraggio. In pratica la pompa non pompa. Prendo quindi in mano il calendario, quello con tutti i nomi da chiamare che citavo nel video della New England IPA con lo sparging bloccato, link in descrizione, e quindi cerco di fluidificare il mosto. Anche se non sarebbe necessario in Only One e in Biab, faccio uno step di mash out nella speranza che il mosto diventi più liquido. Aggiungo anche parte dell'acqua destinata allo sparge, ma niente, la pompa non riparte e mi ritroverò con un mosto torbido come una palude di acquitrini. Decido quindi di tirare su il cestello e passare comunque alla bollitura, visto che la OG è quella giusta. In amaro ho gettato 21 IBU di East Kent Golding a 60 minuti, mentre in aroma a 20 minuti ho usato il Bramlin Cross per un totale di 19 IBU. La bollitura procede bene, ho anche tolto le proteine in eccesso durante la fase di hot break. Lo so, per una birra scura è quasi un accanimento terapeutico, ma visto che le cose le sto facendo cerco di farle fatte bene. Quindi, finita la bollitura, raffreddo e finalmente passo al fermentatore con una OG di 1,058. Il sifone che uso di solito non posso usarlo perché è nell'armadio non sanificato e quindi travaso usando il rubinetto della pentola. E qui capisco. Basta l'immagine che mi si forma davanti non appena il mosto comincia a scendere di livello. La colpa di tutti i patimenti è il filtro bazooka. E ovviamente c'entra anche il piatto filtrante del pipe che ha fatto scendere le farine sul fondo. Infatti mi trovo con il filtro bazooka completamente otturato e 2 cm di trab, probabilmente luppolo in pellet e qualche farina sul fondo della pentola. La cotta è ormai finita e l'analisi post partita mi porta a un paio di conclusioni. In questa pentola il filtro bazooka serve a poco niente, probabilmente fa più danni che altro. Il fondo filtrante non è fine abbastanza, serve quindi un sacco per risolvere il problema delle farine. L'unica cosa che devo ancora capire è se inserire il sacco fuori o dentro il pipe. Se lo dovessi inserire dentro dovrei togliere il tubo di troppo pieno. E soprattutto il cestello che uso poi per fare sparging non saprei dove appoggiarlo. Ditemi nei commenti se avete una soluzione a questo. E l'ultima conclusione è che usare un grist con fiocchi e farine implica che devo avere un mash molto più diluito e nel computo dei volumi finali dovrò spostare dell'acqua che userei per lo sparge nella fase di mash.
Nella prossima puntata la fermentazione, un'altra storia tragicomica anche se non troppo, e parlerò anche del grist che ho usato e degli step di ammostamento da seguire alla luce di come è andata la fermentazione. E questo è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un like di incoraggiamento, iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e dimmi nei commenti cosa ne pensi della sacca e soprattutto come usarla. Alla prossima!